Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi ci facciamo un giretto con un S2000 che, come potete vedere, avrà come minimo 100.000 testoni sotto al cofano. Oggi sono al volante di un S2000 che è assurda. Oggi ho fatto un salto degli amici di Acme perché c'era lì Abele, il proprietario di questa S2000 che è pazzesca, e adesso sono al volante perché me la sta facendo provare. Come voi sapete io ho la mia S2000 da appena un mese, però vi ho posto il quesito: la macchina la tengo aspirata o la faccio o volumetrica o turbo? Oggi finalmente capirò che cosa significa montare un compressore su questo motore 2000 VTEC. L'ho vista prima sul banco prova che stava facendo delle modifiche e ha rullato la bellezza di 380 cavalli e 300 Nm di coppia. Abele ha questa S2000 da 5 anni e sono praticamente 5 anni che gli sta dietro con le modifiche. Tanto tempo fa era pure tutto originale, adesso è arrivato a praticamente stravolgerla e a me piace non poco come l'ha fatta. Questo colore grigio telesto perlato Lamborghini, bellissima. Forse sono un po' dubbioso sull'abbinamento di questi cerchi viola. Belli cerchi, ma non so se li avrei montati di questo colore. Tremendo, sembra un aereo in fase di decollo. Il modo in cui prende i giri e arriva fino a 9000, cioè sembra una moto. È un animale sta macchina. Qui abbiamo una frizione in rame che sì, qui alle basse velocità è un po' fatica. Questi cavalli comunque è abbastanza lineare, dai bassi fino a 9000 giri. Forse un po' si perde il calcio tipico del VTEC che io sulla mia S2000 tutta originale sento a partire dai 6000 giri, mentre qui sentiamo molta più potenza già a partire dai bassi, dove comunque l'S2000 originale è morta. Dai bassi affondi tutto e non va, devi costantemente tenerla dai 6000 giri in su se vuoi sentire la potenza, mentre comunque qui riesci a goderti questo motore anche ai bassi. È effettivamente pazzesco.
ancora tirata 9000 giri la mia, quindi probabilmente la prima volta che lo farò dirò: ah, tutto qui. Quindi più tardi, quando scenderò e salirò sulla mia, penso che sarà un po' un trauma. Però che esperienza, ero proprio curioso di provare un S2000 così stravolta e sono veramente senza parole. Ovviamente secondo i puristi è un S2000 un po' snaturata andare a modificare così tanto il VTEC aspirato, però ragazzi devo dirvi che è pazzesco, così tanta potenza, così tanta coppia su una macchina che pesa poco più di 1200 kg, ha un telaio pazzesco, un bilanciamento perfetto, questa macchina in pista, finalmente sento la mia voce, questa macchina in pista e su strade tortuose, questa è goduria allo stato puro. Anche l'occhio sulla lancetta della benzina e vedo che scende in una maniera vergognosa. Devo dirvi che sulla mia, tutta originale, i consumi sono abbastanza onesti, anche se si adotta una guida abbastanza allegra, ma qui, mamma mia. Chiaramente aumentando così tanto la potenza, come vi ho detto prima, la frizione non è originale, è una frizione in rame, mentre la trasmissione è stata lasciata originale. Come vi ho già raccontato sulla mia S2000, una cosa che mi piace tanto dei giapponesi è che sulle Honda, sui modelli sportivi, i cambi li sanno fare. Non puoi chiedere un cambio più perfetto di questo, a mio avviso, perché gli innesti sono corti, precisi e secchi. Magnifica. Io eventualmente stavo pensando di fare lo scarico un po' più rumoroso sulla mia, ma dopo aver sentito questa vi dico no. Io non so come fai a fare i viaggi con uno scarico così, perché io sto urlando. Non so se avete visto dietro, ma Abele sulla sua S2000 c'ha uno spoilerino tipo Ducktail, che era un'idea che avevo in mente sulla mia S2000. Come vi ho detto, forse tolgo lo spoilerino sulla mia per mettere un qualcosa di meno vistoso, e questo devo dire che non è niente male. Accelerazione che ti attacca al sedile e non finisce mai, tu continui ad affondare sul gas e sti 9000 giri sembra che non finiscano mai. È una sensazione molto intensa, devo dirvi ragazzi, pazzesca. Meno male che i freni sono buoni su questa. Chiaramente aumentando così tanto la potenza, Bele è andato a modificare anche l'impianto frenante, infatti qui troviamo delle pinze più grandi con dei dischi da 330 mm. Io devo dirvi che sulla mia, tutto originale, l'impianto frenante va molto bene, però andando a stravolgere così tanto il motore, un degno upgrade all'impianto frenante più che d'obbligo. Bene ragazzi, finalmente ci torno a sentire perché ci siamo fermati, siamo ritornati qui da Acme. Guardate anche qui questa GT86. Anche questa, come potete vedere, ha la carrozzeria tutta allargata, attualmente aspirata, però il proprietario a breve la farà turbo. Quindi anche questa qui secondo me sarà un bel oggettino da portare sul canale una volta che le modifiche sono ultimate. Anche questa, come potete vedere, è molto più piantata a terra perché ha la carrozzeria
allargata. Abele mi diceva che questo è tutto un progetto fatto artigianalmente. Io devo dire che nel complesso questa S2000 è riuscita proprio bene. Guardate che belli anche questi fari posteriori con striscia LED. Voi che dite, ragazzi? Secondo voi, partendo da questa S2000, che cosa dovrei montare anche sulla mia? Qui abbiamo un bel cannone ad uscita singola e se prima avevo il pensiero di fare la mia S2000 un po' più rumorosa, dopo aver provato questa rimarrò col mio scarico già rumoroso, ma non andrò oltre. Beh ragazzi, io dopo aver provato questa macchina sono in serio dubbio se tenere la mia macchina aspirata. Farla turbo non lo so, perché il bello del compressore è che comunque è abbastanza lineare, mentre il turbo rende la guida abbastanza brusca e nervosa. Quindi voi che dite? La tengo aspirata o faccio la pazzia, ragazzi? Io ringrazio sia Acme che Abele per avermi permesso di realizzare questo video. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non ancora fatto. E come sempre, grazie per la visione. Ciao!